Ciao amici e amiche del segno della bilancia, benvenuti, io sono Angela e questo è Exota Record. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 4 al 19 marzo, dove troveremo la luna nuova in pesci. Vi ricordo prima di iniziare che è una sesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e il link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad accendere la luna. Prima di ascoltare gli oracoli, vediamo che cosa ci porterà questa luna nuova in pesci, un periodo di speranza, di opportunità, di liberare il nostro potenziale, magari scoprire nuovi obiettivi, nuovi sogni, riflettere come ricerca spirituale, come anche seguire l'intuito da poterlo utilizzare al meglio, di pensare alle cose più importanti e stabilire delle priorità e anche porre fine a dei conflitti, perché effettivamente potrebbero esserci, perché di contro l'instabilità emotiva, nervosismo, possono riaffiorare ricordi spiacevoli, ansia, impazienza, confusione, possono generare appunto conflitti o prendere delle decisioni affrettate, quindi meglio riflettere attentamente. Il vostro primo oracolo, quindi più o meno intorno al 4 marzo, rappresenta il punto di partenza anche per capire dove ci troviamo e come possiamo orientarci più o meno in questo periodo. E poi vediamo insieme gli altri oracoli. Luce lunare è un messaggio importante di luce, di energia, di nuova energia, e cioè che ehm, arriva una gioia, un ottenimento, un risultato positivo, vuol dire che qualcosa sta funzionando al meglio e che alcune circostanze saranno positive. Anche diciamo, alcuni problemi si possono risolvere, c'è una fase di miglioramento, alcune cose possono andare anche meglio di quello che pensate, quindi già ci dice che può essere un periodo interessante per questi aspetti, o quantomeno diciamo l'inizio è abbastanza positivo, quindi raccogliere questa energia per ricaricarci. L'altro messaggio arriva dalla Via Lattea che ha a che fare con il nostro percorso. Poi è vero che ognuno di noi ha un percorso in senso lato, quindi interiore, strettamente personale, però ha a che fare con il viaggio. Di sicuro un viaggio importante, per una persona può essere qualcosa che riguarda il lavoro o addirittura una vacanza, viaggio si intende anche a livello spirituale, terapeutico, quindi in qualche modo la vita in questo periodo può attivarsi ed essere un po' più dinamica o anche esserci delle nuove avventure, non solo lavoro, non solo situazioni anche personali, possono essere sentimentali, magari un flirt, una conoscenza che può diventare qualcosa di più importante, quindi di comunque di muoversi. C'è questa fase di attivazione, anche di guarigione e si può fare un primo passo importante. Quindi si tratta anche di questo tipo di viaggio, di percorso. Fiore di luna ci fa capire che c'è crescita, che c'è evoluzione, una fase di fioritura, soprattutto a livello personale, però ci dice che è l'occasione giusta, è il momento giusto per intraprendere una nuova impresa, una nuova avventura, un nuovo percorso, può essere qualcosa che vi appassiona, a volte può essere anche un hobby, può essere un qualcosa che vi piace fare o anche alcune cose che sono strettamente legate alla vita personale e lavorativa. Anche la fioritura ha a che fare con il fatto di diventare più consapevoli, più forti, più maturi, dove si può mostrare il proprio lavoro. Se
volete ampliare le vostre abilità, quindi, tipo riprendere gli studi, o fare qualcosa che vi dia maggior tranquillità, anche sicurezza, questo è il momento di cogliere una sfida del genere. E adesso andiamo a vedere anche per cambiare lavoro, sì, sì, di sicuro si può trattare, infatti stavo pensando alle varie possibilità, alle varie opportunità, anche dei cambiamenti importanti. Vediamo qua nell'oracolo dello sciamano quali altre indicazioni troviamo. Il gufo, partiamo proprio con questo animale, a me piace molto, molto, molto simpatico. Non lo so perché a me mi fa sorridere, magari ditemi voi nei commenti cosa ne pensate. Di sicuro ha un significato stupendo per certi aspetti, perché ci parla di visione, ci parla di vedere ciò che non appare subito, di intuizione, di memorie, di segnali, di chiarezza nel buio, di buonsenso, di saggezza nella confusione, di accettare l'ombra, bello accettare la luce, però bisogna accettare a volte anche la parte in ombra, perché è quella che forse ha delle emozioni molto profonde, ha le paure, le potenzialità che in qualche modo vogliono essere attenzionate o protette o potenziate. Quindi ci sono in genere dei messaggi nascosti che vogliono emergere grazie al vostro intuito, delle cose che magari possono servire a voi, per voi stessi, da altri punti di vista magari una verità che può emergere da parte di qualcuno, o un qualcosa che state vivendo, di non spaventarvi di questo, anzi di sfruttare proprio la vostra saggezza e la vostra esperienza per poter andare a cogliere tutti i dettagli. L'altro messaggio arriva da Il Compimento. Molto interessante, come vedete c'è proprio questo serpente che si chiude in un cerchio. Il compimento è il ciclo. Sappiamo benissimo che l'esperienza ha un inizio, uno sviluppo e una fine naturale. Quindi, in che punto, vi trovate in una certa situazione, sentite di essere alla fine? Bene, perfetto, accompagniamo la chiusura e che sia un preludio di un nuovo ciclo, oppure accompagniamo nel senso che andiamo a raccogliere quello che abbiamo ottenuto, purtroppo dico nel male, ma soprattutto nel bene, quindi di riconoscere sia quello che abbiamo fatto, di fare tesoro del vissuto e di lasciare andare. Quindi siccome si tratta di compimento, si tratta soprattutto di accettare la fine, senza attaccamento, quindi lasciare andare, evitare la stagnazione, quindi in realtà non c'è bisogno di trattenere un qualcosa che ormai è giunta a conclusione e a compimento. Probabilmente questa ci sta dicendo di prepararci a una nuova fase della nostra vita in un ambito specifico, poi ognuno capirà in quale ambito. L'immobilità ha a che fare con un doppio significato, cioè nel senso, da un lato può essere una specie di blocco o di qualcosa che è rallentato, tanto rallentato da sembrar fermo, che però ha bisogno di tempo e di pazienza per maturare e quindi magari siete nel percorso giusto, sapete solo che dovete aspettare. Dall'altra parte ha a che fare con una specie di immobilità, di paura, di un freno, di un qualcosa che dobbiamo far emergere. Abbiamo visto che abbiamo bisogno di entrare in contatto con qualcosa che è nascosto, forse anche con un desiderio profondo che non ancora è pronto ad emergere, però abbiamo comunque volontà, diciamo, desiderio, intenzione di farlo, e questo potrebbe essere proprio il momento giusto di attesa,
di attesa, proprio perché a volte l'attesa è molto più potente dell'azione, perché è nell'attesa che ci carichiamo di forza, di intenzioni, di rigenerazione e accogliamo nuove energie proprio per prepararci a una nuova fase. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!